Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo è il mio canale e questo è il mio van, un Bedford del 1981 con cui ho fatto delle vacanze. L'ultimo video che avete visto, mi sono fatto più di 4.000 km, poco più di 4.000 km in 12 giorni e sono contento che mi ha riportato fino a casa. Questo viaggio è stato anche e soprattutto un test per il prossimo viaggio, che sarà un pochino più lungo e impegnativo e freddo. Allora, dopo questi chilometri qua faccio una conta dei problemi o dei danni. Uno dei danni di questo viaggio, adesso ve lo faccio vedere. Questo qui è stato un danno, una sassata pazzesca che ho preso, che per fortuna però non mi ha preso il parabrezza, per cui alla fine sono anche contento. Altre cose, però qua bisogna andare dietro. Ok, praticamente ho perso qui la vite che teneva la marmita e adesso rimetto subito. Stavolta però ci metto un bollone autobloccante che prima non c'era e così qua è a posto, diciamo è una sciocchezza. Il bullone della marmita devo averlo perso da Piacenza Bolzano e adesso è sistemato, una cosa molto basic. Un'altra cosa invece che è successa, andiamo dentro, è stato al sistema dell'acqua. Praticamente il vaso di espansione è scoppiato. Forse per un mio errore, non lo so, dopo bisognerà guardare per vedere. Se volete, vedremo insieme che cosa è successo. È un vaso di espansione riscaldato che ho fatto apposta per avere la possibilità di scaldare l'acqua col riscaldamento a gasolio e in più avere una riserva idrica anche a pompa spenta. Comunque lascio qui da qualche, forse qua, sì, qua, il collegamento al video, se siete curiosi di come l'ho fatto. Allora, il vaso di espansione quando è scoppiato non ha per fortuna creato problemi, si è un po' annacquato un tubo ma l'ho asciugato prima che facesse danni e l'ho bypassato in modo molto semplice, così avevo ancora l'acqua calda e tutto il resto, anche se è successo anche questo qui, me ne sono accorto quando sono arrivato a Piacenza che dovevo fare la pasta ma non veniva sull'acqua. Una cosa che ricordo adesso però è che se poi il video per caso vi è piaciuto anche solo così magari mettete un bel like e se la prima settimana una ipatina non sarebbe neanche male. Allora adesso smonto questo mobile che è tutto quanto modulare in modo che si può smontare in modo semplice per fare manutenzione o per fare modifiche o qualsiasi altra cosa. Dunque adesso non facciamo altro che smontarlo. Ovviamente non vi faccio vedere, poi se siete curiosi di vedere come ho fatto questo mobile e cosa c'è dentro e come funziona tutto quanto, vi lascio sempre qua sopra il collegamento, che magari siete curiosi. Dunque adesso smontiamo questo mobile e vediamo un po'. Tac, uno intanto e poi e due. Fatto. Adesso qua c'è da smontare questo qui. Ecco qua, questo è quanto. Adesso ovviamente i tubi sono attaccati qua perché li ho tagliati per giuntarli là. È una cosa che è stata fatta abbastanza rapida, diciamo al volo. Allora adesso sarà curioso smontare e vedere cosa è successo qua dentro, per cui smonto subito. Un po' dura da aprire, no? Vediamo un po' qua cosa è successo. Bagnando tutto. Allora, smontiamo tutta questa roba perché intanto comunque finché non risolverò il problema, non troverò la soluzione, questo lo monterò. Tiro via tutta questa roba qui e vediamo. Incredibile come si appiccicano questi tubi. Allora adesso tiriamo via questo, lo esaminerò bene a casa. Adesso intanto lo porto su e così vediamo cosa è successo. Rimonto tutto il mobile e rimonto questo perché adesso mi manca il pezzo di tubo. Questo qua è la parte che fa da congiunzione
e poi dopo si esamina. Ok, allora adesso vediamo un po' dove si è rotto il sistema. Allora, qui è tutto a posto. Allora si sarà rotto lungo il tragitto. Interessante. L'unico modo per scoprire come si è rotto è riagganciarlo e vedere dove perde. Perde. Se qua blocco, perde anche qua. Bene, a parte che mi sono bagnato, abbiamo visto dove perde, lungo il tubo, per cui questo tubo è andato, praticamente si è bucato da qualche parte. Forse colpa di qualche vite? Potrebbe essere. In realtà è meno grave di quello che penso. Potrei sistemare la cosa e rimetterla a posto. Bene, ci penserò. Intanto escluso. Allora abbiamo visto qual è stato il problema di questo. Il problema non era stato direttamente qua dietro, ma si è rotto proprio il tubo, forse per colpa di qualche vite che sporgeva all'interno. Non sono stato abbastanza attento. Dunque non è del tutto da escludere questo sistema ancora, deve essere solo perfezionato. Del resto era un esperimento. E un po' per risolvere il problema di questa sovrappressione che ha fatto questo danno, ho comprato questo, che poi scoprirete come lo userò in un altro video. E questo qui potrebbe essere veramente utile. Uno, appunto, per non lasciare sempre in pressione l'impianto inutilmente, e due, per risparmiare veramente tanta acqua. Comunque, detto questo, abbiamo visto tutti quanti che cosa è successo al mio vaso di espansione, per cui se mai qualcuno avesse avuto la folle idea di riprodurlo, mi raccomando, fate attenzione alle viti che non devono sporgere assolutamente all'interno. Poi forse potrebbe essere stato anche il tubo un pochino troppo lungo che si intrecciava dentro, magari si rovinava. Comunque cercherò di fare la versione 2 molto più affidabile. Bene. Pertanto, se siete arrivati fino qui, bravi, grazie, veramente. Ricordatevi di mettere un bel like se il video vi è piaciuto, magari condividelo a magari quelli che avete già condiviso la fabbricazione del vaso di espansione, e poi anche una ipatina. Non sarebbe per niente male, tanto per spingere un po' questo video e darmi una mano con il canale. Dunque, per questo video è tutto, per cui da me arranco il suo mobile 2 in 1, che trovate anche una playlist se siete curiosi di vedere come l'ho fatto, per cui ci vediamo al prossimo video. Ciao!